Buongiorno dalla mia stanza a Lisbona. Ora sto andando da un commercialista qui a Lisbona, dato che sto considerando il Portogallo come un'alternativa dove vivere l'anno prossimo, quindi vado a sentire com'è la fiscalità qui. Appena ho finito vi faccio sapere. Sono appena stato dal commercialista, ci sono un sacco di possibilità qui e adesso ci sediamo e ve ne parlo. Eccoci qui. Dopo aver consultato diverse persone, infatti questa è la cosa migliore che vi consiglio di fare quando state facendo uno spostamento così importante, non ascoltare soltanto il commercialista portoghese che magari ha interessi che voi andiate in Portogallo per essere suo cliente, ma cercate di sentire 3 o 4 diverse opinioni. Dopo aver raccolto tutte queste opinioni, fiscalmente sono riuscito a raggiungere il punto e raggiungere le informazioni sul setup migliore nel caso volessi spostarmi in Portogallo. Se volessi spostarmi in Portogallo ci sarebbe questo programma che si chiama NHR, Non Habitual Residence, attraverso il quale andrei a pagare il 20% di tasse dei proventi che arrivano da una società canadese. Comunque si possono fare diversi setup e se volete possiamo approfondirne in un video separato. Comunque qui volevo fare un attimo un video un po' generale dove spiegavo varie cose. Quindi andrei a pagare il 20% di tasse sui proventi che arrivano da questa società più il 14% di contributi, che quindi sarebbe pagare la pensione in Portogallo, che poi teoricamente dovrebbero ridarvi, che poi alla fine significherebbe pagare circa il 30% di quel che si guadagna, che è un notevole risparmio rispetto alla tassazione che dovrei andare a pagare l'anno prossimo qui in Italia. Infatti, facendo due conti molto veloci, l'anno prossimo dovrei andare a pagare circa il 60%. In realtà io inizialmente pensavo che lì in Portogallo si andasse a pagare un po' meno, per questo non ho ancora deciso se trasferirmi lì. Sto considerando altri punti di cui adesso vi parlerò, che poi alla fine sono la lingua, lo stile di vita, il costo della vita e le possibilità, il focus della città e la possibilità di lasciare un mi piace. Quindi adesso andiamo a snocciolare tutti questi punti, poi alla fine tirerò tutte le conclusioni, quindi seguite questo video se volete scoprire se andrò e se mi trasferirò lì in Portogallo o se sto considerando altre opzioni. Iniziamo! Un'altra cosa che sto tenendo in considerazione per il mio paese di destinazione è la lingua, per 2 motivi principali. Tra l'altro, se non avete ancora notato, sono a Porto ora. Il primo motivo è quanto è accessibile la burocrazia in quel paese in altre lingue e soprattutto quanto i locali parlano l'inglese, perché se poi vado per strada nel nuovo paese e non riesco a spiaccicare una parola, non riesco a farmi capire, quello è un problema. In questo caso però in Portogallo parlano abbastanza bene l'inglese e la burocrazia è abbastanza accessibile anche in altre lingue, quindi più per il Portogallo. E il secondo motivo è l'asset linguistico, perché quando mi sposto voglio anche imparare cose nuove, per cui per esempio se mi sposto in Serbia e imparo il serbo non è una lingua molto parlata in tutto il mondo, mentre per esempio il portoghese è la 6ª lingua più parlata al mondo e si parla in molti altri stati, perciò va anche considerato l'asset linguistico che si va ad apprendere. Qui voglio fare un appunto perché so che molti di voi vogliono spostarsi ma hanno il problema della lingua. Per questo io sono qui per risolvere i vostri problemi. Infatti sono riuscito ad ottenere una sponsorizzazione con Babbel. Loro sono un'applicazione che vi permette di imparare diverse lingue in autonomia. Tra l'altro io ho accettato questa sponsorizzazione perché loro oltretutto mi hanno fornito un link tramite il quale voi potete avere 3 mesi gratis del loro servizio. Ve lo lascio qui sotto in descrizione, quindi se avete la necessità di andare ad imparare una nuova lingua vi consiglio di andare a vedere la loro applicazione che io sto provando per imparare le prime parole in portoghese. Vi lascio qualche clip di io che tento di imparare il portoghese perché è troppo divertente. Bem-vindo. Bem-vindo. Muito prazer. Muito prazer. Desculpa. Desculpa. Mi sento brasileiro. Obrigado. Obrigado. Ma queste le so. Ormai continua
Ah, cacchio, adesso mi fa scrivere benvindo. Fine. Ah, sono due parole, benvindo. Pensa. Bem-vindo. Benvindo. Continua. Devi aspettare l'auna. L'auna è un nome portoghese? Non ne ho idea. Abbiamo gli assistenti. Desculpa, você é o Davi? Luana, finalmente, Luana, é você? A Luana está doente. Eu sou a Júlia, a irmã dela. Mi fa morire da ridere il portoghese. Vocês são muito parecidas. Molto prazer. A me ricordi un trans brasiliano. Bien. No, aspetta. Bien. Come cacchio si scrive benvenuto? Bem-vindo. Benvindo. Basta. Poi ho trovato la loro applicazione molto interessante perché la si può usare praticamente sempre, per cui in tutti i momenti morti io metto le cuffiette, ascolto, leggo. Alla fine questa applicazione la dovete usare per imparare le basi di comunicazione e poi quando vi spostate imparate la lingua molto più velocemente parlando con i locali. Di nuovo andateli a vedere e grazie Babbel per aver sponsorizzato questo video. Per quel che riguarda lo stile di vita invece qui va molto a gusti perché c'è a chi può piacere la città di mare sempre soleggiata, invece chi ama i paesi nordici, insomma qui dipende molto da cosa una persona cerca. Il Portogallo è un paese turistico molto soleggiato, sia a Lisbona che a Porto le spiagge sono accessibili molto velocemente, vi lascio anche qualche clip di Cascais, una spiaggia vicino a Lisbona molto molto bella, quindi se si ricerca il relax, la calma, il rallentamento, i posti turistici è l'ideale, mentre se magari cercate un posto con un ritmo un po' più impegnato, che può essere per esempio Lussemburgo o Londra, posti dove il ritmo lavorativo è molto più intenso, magari non è il posto adatto a voi. Io lavorando da casa e lavorando in autonomia sono comunque in una bolla, quindi potrei adattarmi ovunque, però alla fine voglio dirvi cosa sto cercando io e cosa ne penso di questa atmosfera turistica di Lisbona o Porto. Mentre adesso parlando del costo della vita sarò molto veloce perché in futuro voglio proprio approfondirlo e ho fatto un'intervista con due danesi che lavorano online e vivono a Lisbona che uscirà tra poco, vi lascio qualche spezzettone qui sopra. Quell'intervista è molto interessante, quindi se non volete perdervela iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Comunque vi anticipo già che i costi della vita in Portogallo sono più bassi rispetto a quelli italiani, soprattutto perché lì gli stipendi sono più bassi, quindi se state andando in Portogallo e cercate un lavoro da dipendenti non so quanto sia consigliabile proprio perché lì la paga è inferiore e avendo una paga inferiore il costo della vita mediamente è più basso rispetto all'Italia. Faccio brevemente alcuni esempi. Per andare fuori a mangiare lì si spendono circa 8,50 €. Gli affitti, ad eccezione di Lisbona, a Lisbona gli affitti sono molto più alti rispetto a tutto il resto del Portogallo e sono paragonabili all'Italia. Per dirvi una casa da 70 metri quadrati lì vicino al centro di Lisbona costa attorno agli 800 €. Si sta comunque parlando di una casa nella capitale del Portogallo, per cui se si va un po' più all'esterno o comunque in altre città si può abbassare di molto questa cifra. Poi mi hanno detto che l'elettricità e le bollette lì sono costose, mentre per quel che riguarda tutto il resto, per cui cibo, trasporti, servizi, costano generalmente il 25-30% in meno rispetto all'Italia. Poi comunque se volete approfondire questo argomento sta arrivando quel video, quindi rimanete sintonizzati. Mentre per quel che riguarda opportunità e possibilità, se devo essere sincero ne ho viste parecchie. Non per mancare di rispetto ai portoghesi, ma ho visto una popolazione molto tranquilla e rilassata, che poi alla fine questa può essere una cosa più che positiva perché magari le persone sono tranquille con quello che hanno, quindi non ricercano qualcosa di diverso. Perciò per questo motivo ho visto il Portogallo come un paese con tantissime diverse possibilità da esplorare. Un esempio, riprendendo gli affitti delle case di prima, ho notato che il costo degli appartamenti lì, per esempio nel centro di Lisbona, è molto basso rispetto
al costo dell'affitto. Perciò un appartamento che nel centro di Lisbona può essere preso a 120.000 euro può essere messo tranquillamente in affitto per 1 migliaio di euro, e quindi si riesce a ritornare dell'investimento fatto relativamente velocemente. Però come sempre vi ricordo che io non sono un esperto e quindi vi consiglio di sentire svariate opinioni e di consultarvi con un esperto prima di fare qualsiasi movimento strano. Comunque, per quel che riguarda opportunità, secondo me il Portogallo è un terreno da esplorare. Però il grande problema lì è che la burocrazia è lenta e pesante come la burocrazia italiana, e questo secondo me è un qualcosa che va sottolineato. Non è sicuramente la burocrazia estone che attraverso l'e-residency ti permette di creare società quasi da un'applicazione in 2 giorni. Quindi se vi spostate lì non pensate di trovare qualcosa di più leggero rispetto all'Italia. Quindi per tirare le somme mi trasferirò in Portogallo? La risposta è ad ora non lo so, perché analizzati tutti questi punti le tasse sì sono più basse dell'Italia, però la burocrazia è pesante come quella italiana. Possibilità, come abbiamo detto, ce ne sono. Lo stile di vita è molto intrigante perché è rilassato, ci sono spiagge, è un paese sempre soleggiato, cose che a me piacciono, però lì ci sono molte meno possibilità di fare networking, conoscere persone, start-up, progetti interessanti per il mondo fintech, per esempio, che magari potrei ritrovare in qualche altro stato. Perciò in questo momento ho fatto l'analisi del Portogallo. Di sicuro rimane nella mia lista nei paesi da osservare, però in questo momento ne sto considerando altri proprio per vedere quali sono vantaggi e svantaggi di ogni singolo caso, per poi alla fine, dopo aver analizzato le varie possibilità, scegliere nel modo più completo possibile. Perciò se volete sapere quali sono gli altri paesi che sto analizzando e quale sarà la mia futura scelta, continuate a seguirmi, iscrivetevi a questo canale, anche perché entro dicembre, se voglio fare tutte queste cose, devo cambiare la mia residenza, quindi sono video che arriveranno velocissimamente nei prossimi mesi. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato interessante ed utile. Se lo è stato, lasciate un mi piace, ditemi come sempre cosa ne pensate, iscrivetevi come vi ho già detto 1000 volte così non vi perdete assolutamente nulla, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!